Cari amici, buongiorno! Oggi parliamo di energia, vibrazioni, risonanza e sincronia. Allora, questo video esula un po' dagli argomenti classici, diciamo, dell'igienismo naturale, ma è fondamentale, propedeutico per i prossimi video, è fondamentale per comprendere che noi non siamo entità a sé stanti, ma siamo connessi costantemente, collegati e influenzati da tutto ciò che ci circonda e ci permea. Spesso parliamo di vibrazioni, sentiamo le vibrazioni, parliamo di ciò che ci risuona. Vi risuona? Ma cosa vuol dire tutto questo in pratica? Vediamo. Allora, per capire il funzionamento delle vibrazioni dobbiamo vedere alcuni concetti di chimica, di fisica e di meccanica quantistica. Iniziamo dalla chimica. Tra le nozioni scolastiche di ognuno di noi c'è quella di atomo. Un atomo è la particella più piccola di ciascun elemento che compone la materia, come per esempio il carbonio, l'ossigeno, l'idrogeno, l'azoto, il sodio, l'oro, il ferro, eccetera. Ogni atomo è composto da un numero di cariche positive, neutre e negative, che sono disposte su diversi livelli energetici. Abbiamo quelle positive e neutre raggruppate verso il centro e quelle negative disposte più verso l'esterno. L'unica differenza sostanziale proprio tra i vari elementi come il carbonio, l'ossigeno, l'idrogeno, il ferro, eccetera, è nella quantità di cariche elettriche e nella loro disposizione. È tutta una questione elettrica. Quindi chiamiamo idrogeno, per esempio, quel materiale la cui parte più piccola ha solo una carica positiva e una carica negativa. Chiamiamo carbonio quella che ne ha 6, ossigeno quella che ne ha 8, ferro quella che ne ha 26 e così via. Senza scendere troppo nel dettaglio, notiamo proprio che la fondamentale differenza tra gli elementi è la quantità di cariche elettriche. Tutto, quindi, è energia elettromagnetica assemblata in forme differenti. Carica elettrica e vibrazione. Parliamo della duplice natura della materia. Fin qui abbiamo visto cose logiche e normali. Mettiamo un po' di pepe invece e in questa vicenda parliamo della materia. Studi di De Broglie, di Heisenberg e altri hanno dimostrato che le particelle che compongono la materia hanno una duplice natura. Si comportano sia come minuscoli corpi fisici che come onde elettromagnetiche. In particolare, notiamo che questa duplice natura non è osservabile contemporaneamente. A seconda del tipo di strumento e di osservatore, la particella sarà percepita come corpo, come corpuscolo o come onda. Per capire il concetto ci aiutiamo con la metafora del cilindro, che è un solido e, visto da prospettive diverse, restituirà di sé l'immagine di un quadrato o di un cerchio. In più, c'è da dire che nei vari esperimenti che sono ancora in corso, sembra che la materia si comporti come onda quando non è osservata e si cristallizzi come particella, si ferma lì, tac, come particella quando riceve l'attenzione di un osservatore. E questo è un fenomeno molto interessante che meriterebbe un serio approfondimento.
Adesso tocca alla fisica e alla meccanica quantistica. Le scoperte sulla duplice natura della materia sono state evidenziate dallo studio del comportamento della luce, che si riteneva corpuscolare fin quando Young ne dimostrò la natura ondulatoria. Teniamo conto che l'osservazione umana della natura è limitata allo spettro visibile, cioè a quella parte di luce riflessa che i nostri sensi sono in grado di percepire. Vediamo nell'immagine diverse rappresentazioni delle onde, sia entro lo spettro visibile che oltre. Abbiamo per esempio lunghezze enormi, come le onde radio, che vanno da 10 km ai 10 cm, e abbiamo lunghezze minuscole, come i raggi gamma, che sono lunghi un picometro, un triliardesimo di metro. La lunghezza d'onda della luce visibile è compresa tra i 700 e i 400 nanometri, e dove un nanometro è un milionesimo di metro. Quindi, per arrivare ad avere il quadro dell'ambiente in cui siamo, dobbiamo introdurre ancora il concetto di risonanza e di sincronicità. Anche il suono è una forma di onda, anzi, se possibile, la forma più primitiva. Tant'è vero che anche nella Bibbia il suono, la presenza del suono, precede la presenza della luce. La risonanza che ci interessa è quel fenomeno per il quale, quando si emette un'onda sonora, ciò che ha lunghezza simile suonerà per simpatia, come quando accordiamo una chitarra. Producendo la nota sulla corda superiore, la corda inferiore, che è sulla stessa lunghezza d'onda, vibrerà anche lei senza essere toccata, appunto per risonanza. Osserviamo anche la tendenza naturale delle vibrazioni a sincronizzarsi tra loro, come è ben evidenziato in questo video. Quindi abbiamo la materia con duplice natura di particella e di onda, la risonanza e la sincronizzazione. Se ora uniamo i punti del discorso, è più facile comprendere come il nostro sistema energetico, che è percepito come corpo, sia collegato e influenzato da tutto il resto. Ogni cambiamento del nostro corpo è un cambiamento delle vibrazioni del nostro sistema energetico, dei nostri atomi, delle nostre cellule che sono fatte di atomi. E questo cambiamento del sistema energetico influenza il mondo circostante così come ne è influenzato, perché ogni cosa che è vicina tende a influenzarsi, come abbiamo visto per la situazione dei metronomi. Abbiamo già parlato dell'alimentazione, video, del digiuno e della disintossicazione dai parassiti come sistema per modificare fisicamente il nostro organismo.
Nei prossimi video parleremo di come possiamo influire sul nostro sistema energetico dal punto di vista quantistico. Quindi iscriviti al canale per essere avvertito dell'uscita dei prossimi video. Seguici su Telegram e su Facebook, ci sono gli indirizzi in descrizione, e contattami se vuoi avere una consulenza personalizzata sulla tua situazione energetica e fisica. Questa è la pillola igienista di oggi. Un abbraccio da Isa. Ciao, a presto!